Salve a tutti! Ho deciso di acquistare delle sfere filtranti per la mia pompa a sabbia. Possono essere utilizzate in qualsiasi tipo di pompa a sabbia, ma da quello che ho letto anche in quelle pompe dove vanno i classici filtri. 700 grammi corrispondono a 25 kg di sabbia, però ovviamente 700 grammi mi avanzano perché la mia pompa a sabbia non riesce a contenere 25 kg. Questa confezione la vedete compatta perché è sottovuoto. Li ho acquistati su Amazon e non sono della Bestway o della Intex. Spero che siano uguali, comunque è un altro tipo di marca, ma penso che siano le stesse sfere filtranti, non penso che sono fatte diversamente. Le ho prese nella speranza che riescano a trattenere meglio tutta la melma che si crea quando utilizzo i prodotti nella piscina e vado ad aspirare il tutto tramite il tubo di aspirazione della mia pompa a sabbia. Ora non mi resta che andare ad inserirla nella mia pompa a sabbia. Per prima cosa ho spento la pompa. A questo punto voglio prima chiudere l'entrata e l'uscita della piscina in modo tale che posso andare a smontare questi due tubi ed evitare che l'acqua della piscina esca tutta. Non avendo ancora delle valvole di chiusura, utilizzo dei guanti per chiudere l'entrata e l'uscita della piscina. Ora smonto tutto quanto. Ovviamente un po' di acqua esce perché è quella che è rimasta nei tubi. Fate attenzione alle guarnizioni. Ora che il contenitore è svincolato posso toglierlo. Fate attenzione che è pesante perché è pieno di acqua e di sabbia. Ora con un cacciavite vado a svitare questa vite e quest'altra in modo da levare tutto il coperchio. E qui ho tolto il coperchio. In realtà è parecchio sporco perché avrei dovuto a inizio stagione estiva aprirlo e pulirlo, dato che io ho tenuto la pompa sempre accesa durante l'inverno, ovviamente non sempre tutto il giorno 24 ore su 24, però veniva accesa una volta per 4 ore ogni 3, 4, 5 giorni in modo tale da far circolare l'acqua e ogni volta aggiungevo anche il cloro per mantenere un pochino pulita la piscina perché comunque si è sporcata. Ora perciò non si tratta solo di togliere la sabbia, ma in questo caso devo dare una bella pulita. Dato che dovrò pulire tutto, preferisco togliere le guarnizioni. Fate attenzione a non perderle perché poi bisogna trovare proprio queste. Questa qua la lascio attaccata. Riverso tutto dentro al secchio. Come pensavo, qua dentro è diventato uno schifo. Dopo un'intera stagione invernale è veramente una schifezza, altro che controlavaggio e lavaggio. È inutile in questo stato. Vado a svitare questo e vado ad aggiungere l'acqua in modo da pulire e far uscire tutta la sabbia. Vado a mettere subito questo, lo vado ad avvitare e prima di mettere le sfere vado a lavare anche questo. Qui ci sono 3 viti che mantengono questo pezzo. Basta premere da una parte e si toglie, così lo posso levare. Guardate che schifezza. Sciacquo un po' qua anche se è pulito. Ok, lo rimonto. Ora vado ad aprire la confezione di sfere
le vado a mettere. Sono sottovuoto. Guardate come si espandono. Vedete? Ricordatevi che c'è un limite massimo e minimo che sta segnato qui sopra, ecco qua. In realtà questa non è sabbia, quindi probabilmente non dà fastidio se supera un po' il massimo. Fate attenzione a non metterle qua dentro. È lo stesso discorso della sabbia, non deve entrare all'interno. Se guardate il video che ho fatto di questa pompa a sabbia, quando ho aggiunto la sabbia c'è un coperchio apposta per poter coprire il buco, in modo tale che non va neanche un briciolo di sabbia. Ricordatevi che 700 grammi equivalgono a 25 kg, perciò non dovrei metterle tutte dentro. Ok, non voglio mettere tutto, vedete quelle rimaste? Sicuramente non messe anche troppe, forse. Comunque sta al limite massimo, vediamo un po' quello che succederà. Ora vado a richiudere il tutto. Ora devo solo avvitare questo. Fate attenzione al bullone perché esce fuori e rischiate di perderlo. Avvitate un po' da una parte e un po' dall'altra. Non la vado a stringere a morte, eventualmente se c'è qualche perdita stringo successivamente. Lascio sempre un po' di spazio proprio per non esagerare. Ora vado a riposizionare le guarnizioni e rimetto tutto al suo posto. Qui continua a uscire acqua perché i guanti che ho messo per tappare l'entrata e l'uscita non fanno un granché. Stringete ma senza esagerare, altrimenti si rovina tutta la filettatura. Ok, vado a rimettere il tubo che io lascio sempre collegato, il tubo per l'uscita dell'acqua quando faccio il controlavaggio e il risciacquo. E visto che ci sono, pulisco un attimo il filtro qui dentro. Anzi, in realtà volevo aggiungere le sfere filtranti anche qua. Chissà che non filtri il tutto ancora meglio. Sicuramente blocca un pochino la potenza della pompa, però vabbè, tanto comunque le posso togliere in qualsiasi momento. In questa maniera riesco anche a vedere quanto si espandono, se si espandono, queste sfere filtranti. E vedo anche quanto si sporcano, in modo tale da capire se il filtro all'interno è sporco anche lui, perché se queste si trasformano, diventano verdi, marroni per tutta la melma che vanno a prendere dalla piscina quando utilizzo i prodotti, o comunque la sporcizia, magari all'interno sono nella stessa situazione. Vado a togliere i guanti per fare passare tutta l'acqua.
Adesso vado ad accendere la pompa. Sicuramente adesso ci sarà un po' d'aria, però male che vada rispengo e rifaccio passare un po'.